Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove parliamo di termocamere, di una termocamera in particolare che è lei, la E01 di Icmicro. Icmicro, se non vi suona strano come nome, è semplicemente una divisione, una branchia del gruppo IC che comprende vari marchi, tra cui quello che conosciamo già, Hikvision, e abbiamo poi un'altra divisione che si chiama Icmicro che si occupa di tutta la parte di termocamere, riprese termiche eccetera, a livello molto professionale. Come ben saprete, una termocamera, per chi più o meno le conosce, sa che vanno su prezzi molto alti, ma questo non vuol dire che con un prodotto entry level come questo, ma di un brand professionale, quindi parliamo non di un prodotto di bassa qualità, ma un prodotto comunque di buona fattura, con un marchio dietro che ci garantisce l'assistenza, con delle prestazioni oneste per quello che può fare, abbiamo la possibilità di prendere un prodotto come questo, che tra l'altro è all in one, perché abbiamo una termocamera col suo bel corpo, la batteria integrata, la memoria integrata e il display integrato, quindi non ci serve nient'altro, la teniamo lì pronta all'uso, non dobbiamo attaccarla al telefono eccetera, è già bella che pronta. Termocamera che ha poi delle caratteristiche che sono di tutto rispetto, perché ha un sensore da 96x96 pixel che le converte poi sia in live view che in immagine registrata a 240x240. Ha tre punti di lettura che sono il punto caldo, il punto freddo e il punto centrale, una memoria come vi dicevo integrata da 4 GB che ci garantisce un salvataggio di circa 30.000 immagini, batteria integrata con 8 ore di autonomia e anche un puntatore laser per prendere il punto con più precisione dove rilevare la temperatura. Queste sono le sue caratteristiche. A fine video vi parlo poi di prezzi, garanzia e tutto, perché scoprirete che si può portare a casa un prodotto del genere con un prezzo veramente alla portata di tutti. Alla portata di tutti perché un prodotto così può servire in effetti a tutti. Sicuramente il professionista che fa dei rilevamenti precisi, che ha bisogno di altri dati, cose più specifiche eccetera, va su un prodotto di fascia molto più alta, ma un professionista in un ambito come il mio di elettricista, idraulico eccetera, che ha bisogno di una termocamera per rilevare dei problemi o per verificare che tutto vada bene, con un prodotto del genere è a posto, perché gli scenari dove può essere usata sono tantissimi. Adesso cercherò di fare un video dove vi faccio intanto vedere il prodotto, lo spacchettiamo, prendiamo confidenza e poi lo porto un po' in giro, vi faccio capire con una termocamera in mano quante cose si possono scoprire che uno magari non aveva idea fossero rilevabili con una termocamera. Prima di andare avanti, come sempre, iscrivetevi al canale, ci va un secondo, un click non costa nulla, così facciamo crescere il canale e proveremo prodotti come questo sempre più interessanti. Buon video! Eccola qua, Icmicro, la nostra termocamera E02 Eco Series, perché è la gamma entry level di questi prodotti che poi si evolvono in prodotti super professionali. Caratteristiche principali sono la risoluzione dell'infrarosso che è 96x96 9216 pixel, upscaling dell'immagine con Super IR fino a 240x240, la risoluzione visibile di 640x480, distanze, range di misura fino a 400 gradi, frequenza di immagine 20 Hz, puntatore laser, memoria da 4 GB integrata, fino ad 8 ore di lavoro e grado di protezione IP54 e resiste a cadute fino a 2 metri. Qui dietro abbiamo i seriali e tutto quanto, un'anteprima di quello che sarà il display con la visione termica. Facciamo lo spacchettamento. Troviamo subito una guida rapida con tutte le lingue tra cui l'italiano a pagina 17, il mantenimento, la descrizione sintetica, tutte le funzioni principali, l'utilizzo dei pulsanti, l'obiettivo, le varie pressioni che corrispondono a determinate azioni del pulsante, la modalità di carica e la possibilità di scaricare il manuale utente completo inquadrando un QR code. Controlli di qualità, ringraziamento per aver scelto Icmicro ed entrare a far parte di questo mondo IC. Chiaramente, avendo alle spalle una grossa azienda, abbiamo tutti i vari centri di supporto dislocati per l'Europa, tra cui un centro italiano con l'email dedicata e un numero di telefono. Qui abbiamo il certificato di calibrazione del singolo dispositivo. Quindi ogni prodotto, ogni seriale viene collaudato, lei è stata collaudata a gennaio 2024 e qui abbiamo il suo certificato di calibrazione fatto direttamente da Icmicro e questo non è un dettaglio da poco. Ampia spugna protettiva, la nostra
termocamera e un po' di accessori. La scatola con gli accessori, dove abbiamo un cavo di ricarica lungo 1 metro di buona fattura Type A, terminale Type-C, non c'è il caricatore in dotazione, e la nostra termocamera. Qui tutta la parte degli obiettivi, il pulsante per fare poi l'acquisizione, o vedremo che funzioni può avere, accensione, un tasto direzionale, un tasto indietro. Qui sopra abbiamo solo la porta di ricarica con la Type-C. Chiaramente, essendo tutto integrato, non abbiamo un vano batterie, non abbiamo uno slot per la memoria, non abbiamo nulla, perché è già tutto compreso in questo oggetto. Direi di metterla in carica. Si accende una spia rossa sul pulsante d'accensione, attendiamo che sia completamente carica e poi iniziamo a fare un po' di prove. Mentre aspettiamo, vi posso dire che in mano abbiamo comunque un oggetto con una impressione di solidità importante. Non sono plastiche chip, ma si sente che è un prodotto robusto. Tutta la parte qua dell'ottica è protetta da una ghiera in alluminio più questo bordo in gomma che è leggermente sporgente rispetto alla ghiera, impugnatura con un ottimo grip, ma non è la solita plastica soft touch che si squaglia in mano. Qui abbiamo anche la possibilità di attaccare un treppiede, laccio da polso, quindi assolutamente un'ottima impressione in mano, un bel prodotto. Ok, finché non finisce la ricarica. La ricarica finisce quando si illumina il tasto di accensione col verde, quindi possiamo scollegare l'alimentazione esterna. Tappiamo qua, tanto c'è solo proprio la Type-C. A questo punto spellicoliamo, teniamo premuto il pulsante d'accensione e la termocamera si avvia. Animazione IC Micro e stiamo praticamente già inquadrando. Vedete il funzionamento. Ok, qua vediamo la mano, mi segna i gradi che rileva, quasi 30 gradi in esterno sulla pelle che ci sta. Cosa possiamo fare con i tasti e tutto quanto? Vedete che ha la messa a fuoco automatica, quindi in base al punto che vado a inquadrare, se poi metto un oggetto davanti fa la messa a fuoco, quindi di conseguenza la calibrazione. Qui abbiamo la possibilità con i tasti su e giù di cambiare il tipo di visione. Visualizzazione tradizionale bianco e nero o visualizzazione termica. Questo serve magari per vedere un po' meglio che cosa stiamo inquadrando nella realtà dei fatti, e poi passiamo alla visione termica. Poi cosa abbiamo? Il grilletto. Cosa fa il grilletto? Semplicemente acquisisce un'immagine. Quindi grilletto, vedete che c'è la cattura. Se tenete premuto il grilletto, intanto parte il puntatore laser per identificare esattamente il punto che volete, tra virgolette, fotografare. Lasciate il grilletto e fa la cattura. Tutte queste catture, come le vediamo poi collegando con un cavo Type-C la termocamera al computer. Che cos'altro abbiamo qui da vedere? Entriamo nelle impostazioni, possiamo andare in album, abbiamo una cartella che è 2024, col tasto power diamo conferma, scorriamo, poi vedete che abbiamo tutte le foto che sono state salvate. Torniamo indietro, possiamo impostare l'immagine, quindi termica, fusione o visualizzazione, la correzione del parallax da 0,3 a 0,5, 1 o superiore a 1,5. Possiamo anche salvare l'immagine in versione visual, il super IR che possiamo attivare o disattivare, l'emissivity regolabile 0,97, custom oppure personalizzazioni varie, la distanza del punto focale che possiamo modificare in decimali dopo il metro, quindi 0,5 metri eccetera, ma possiamo anche allontanarci. Possiamo scegliere il palette dei colori, il classico con le temperature solite che sono più caldo verso il bianco e più freddo verso il blu. Display setting, quindi tutte le visualizzazioni che ci fa vedere, quindi punto caldo, punto freddo, il centraggio, i parametri e il logo Hikvision che possiamo anche togliere, il livello automatico dello span, la possibilità di impostare degli allarmi, quindi quando raggiungiamo delle soglie preimpostate, il range di temperatura, possiamo lavorare da meno 20 a 150 oppure andare su alte temperature, quindi spostiamo il range a 100-400 oppure che lavora in automatico. Possiamo attivare il cast screen, cambiare l'unità di misura, regolare data e ora, va bene 24, va bene aprile, ma è 22 e sono ad esempio adesso le 18:20, possiamo attivare 12 ore o 24 ore.
Il laser possiamo attivarlo o disattivarlo. L'auto power off, questo potrebbe essere interessante, da 0 a intervalli di 10 minuti fino all'ora. Qui tutte le informazioni sul dispositivo. Possiamo anche formattare lo storage interno, ripristinare i valori di fabbrica. Interessante, cambiare la lingua, tra cui l'italiano, quindi tutte le impostazioni che abbiamo fatto finora le avevamo anche in italiano. Vogliamo ridare un'occhiata veloce? Accesso all'album, impostazione immagine, dove abbiamo la correlazione del parallellasse e il salvataggio dell'immagine anche visiva. Super IR, l'emissività, la distanza regolabile, le tavolozze del colore, le impostazioni del display che erano tutto quello che comunque compare sul display, livello e ampiezza automatico, gli allarmi, l'intervallo di temperatura. Nelle altre impostazioni quello che abbiamo visto, e bene o male ci eravamo arrivati lo stesso. Bene, ora che abbiamo un oggetto così in mano, che cosa possiamo farci di bello? Adesso non sarà facile farvi capire che cosa potete inquadrare con una termocamera, però vedete che io ad esempio sto vedendo una zona lì sopra del soffitto dove abbiamo delle zone molto più fredde, che sono queste righe blu. Pazzesco. Vedete, sono le tabelle che passano all'interno del soffitto, quindi ho delle righe più fredde e delle righe meno fredde, e parliamo di un cambio di temperatura che è anche importante. Però adesso cosa facciamo? Adesso andiamo ad esempio a modificare la distanza, perché non stiamo lavorando a 5 metri, ma stiamo lavorando a circa 2 metri da dove sono ora. Abbiamo una lettura più precisa, quindi vedete che passiamo da un punto più freddo a un punto più caldo. Qui abbiamo un coperchio che chiaramente ha un'altra temperatura, e qui cosa vediamo? Vediamo ad esempio questa tubazione dove dentro passano i tubi dello split che in questo momento sta lavorando in pompa di calore, e quindi le tubazioni sono calde. Ma le tubazioni calde le vediamo anche nella canalina che prosegue, ok? E che arriva ad una parete che è molto più calda, perché quella è una parete interna coibentata, e invece di qua c'è una parete fredda, con sempre il problema del soffitto che ha zone più fredde e zone più calde. Chiaramente possiamo inquadrare una power station che sta lavorando in questo momento, e vediamo le parti più calde, ok, dove c'è l'elettronica, e tutta la parte fredda dove c'è la plastica. Un purificatore d'aria che chiaramente al centro è più caldo perché c'è il display acceso. Una finestra che è molto più fredda del cassone. Inquadriamo un computer che è tutto freddo tranne la parte qua sopra dove c'è il radiatore dell'acqua. Camminando ancora, che cosa vediamo? Vediamo una porta che è un po' più calda in questa zona rispetto alla parte che dà sull'esterno, che è più fredda. Vedete, qui c'è una parete. Cosa visualizziamo? Visualizziamo che c'è chiaramente la striscia LED che è molto molto più calda, e poi sopra vedete che c'è un doppio muro. Se io lo inquadro vedo tutto il muro freddo, e se ad esempio inquadro qua dei tubi, vedete che vedo le tubazioni che sono più calde, perché dentro ci sono i componenti, i fili elettrici che comunque tirano sulla temperatura del tubo. Lì dentro è molto più caldo perché ad esempio so che c'è un son off che vedete tende a scaldare, quindi lo vediamo più caldo. In questo modo potete anche controllare degli angoli più umidi, degli angoli meno umidi. Ad esempio diamo un'occhiata qua, ad esempio vedete questa parete che sembra una parete integra. Se invece la guardiamo con la termocamera, vedete che vediamo un quadrato, un rettangolo. Perché lì dentro in realtà una volta c'era una porta che è stata murata, quindi va anche bene per trovare opere murarie che altrimenti sarebbero invisibili. Altro esempio interessante, qui c'è un quadro elettrico con dei magnetotermici che sembra tutto in regola, tutto normale. Eppure, se diamo un'occhiata con la termocamera, vedete che abbiamo delle zone più fredde e delle zone più calde. Nello specifico, qui abbiamo questo magnetotermico, dove io adesso appunto il laser, ok, che mi restituisce una temperatura di 45 gradi contro i 29 gradi di quello a fianco. Quindi vedete che io riesco a capire che questo magnetotermico è quello che ad esempio in questo momento sta scaldando di più.
Altro esempio di quadro elettrico, dove chiaramente la parte che scalda è quella del contattore sempre alimentato, di questa centralina Taigo nel quadro e di quello che è un alimentatore 24 volt. Se vedete, le parti più calde sono l'alimentatore, la centralina e il contattore. Anzi no, vedete che qua sotto c'è anche un piccolo dispositivo che è caldo, perché è un piccolo Shelly là dentro che chiaramente alimentandosi diventa più caldo. Chiaramente possiamo anche controllare la temperatura dei cani. Quello a pelo corto ha una temperatura più alta, mentre la cagnetta con il pelo lungo, il pelo isolando dal corpo stesso, vedete che visualizza una temperatura più bassa. È vero che tu hai tanto pelo? Altro esempio sono gli angoli della casa, dove semplicemente con una termocamera possiamo vedere un angolo che è più freddo, una parete interna che è chiaramente più calda, ma possiamo ad esempio vedere che quest'angolo qui, vedete che è più blu, è più freddo di quest'altro angolo qui. Questo è molto utile per trovare gli angoli umidi, eccetera, eccetera. Tubazioni, adesso qui è semplice, vedete ho questi tubi di riscaldamento che entrano sotto traccia in un garage e qui ci sarà circa 1-2 cm di intonaco, c'è poco. Riesce la termocamera a vedere i tubi caldi? Assolutamente sì, però qui abbiamo poco materiale. Ma vi faccio invece vedere che adesso lì abbiamo un termosifone e qui per terra, sotto le piastrelle e sotto il battuto passano le tubazioni di riscaldamento e vedete che riusciamo comunque a trovarle, ok? Perché vedete che se inquadro il pavimento riesco a trovare il calore delle tubazioni. Questo calore chiaramente si sentirebbe anche con la mano, ma in questo caso è un punto facilmente raggiungibile, diversamente non lo sarebbe. Riesco a seguire la traccia sul pavimento, vedete che continua, riesco anche a vedere che qui c'è una diramazione, vedete, sempre a pavimento, che va verso questa zona. Termocamera che è utile anche in molte altre situazioni, ad esempio voi non lo vedrete mai, ma tra quei pupazzi c'è una telecamera nascosta, io la trovo perché vedo che lì c'è una zona più calda, ok? Perché è un dispositivo che scalda e se guardate bene è dentro l'occhio di quel pupazzo bianco, ok? Quindi una termocamera, una bella scansionata in un ambiente, può servire anche a trovare dispositivi nascosti. Vedete che qui ad esempio notiamo molto bene come ci sia un muro con degli angoli molto più freddi, molto più freddi, mentre di qua sono più caldi perché siamo verso i muri non perimetrali. Per quanto riguarda il download delle foto memorizzate dentro la memoria integrata, basta semplicemente con termocamera accesa aprire lo sportello in gomma, collegare la USB Type-C, si aprirà direttamente l'unità USB vista come un normalissimo dispositivo esterno, una chiavetta eccetera, con la cartella DC-IM. All'interno le cartelle divise per mese, dove in ogni cartella troveremo le immagini da noi salvate. Vedete che sono dei file di dimensioni molto piccole, vanno dai 100 ai 130k circa, immagini che chiaramente possiamo anche mettere in anteprima, e questo è quello che vedremo di ogni immagine. Ci verrà catturata la nostra immagine quadrata con il valore al centro, il punto più freddo, il punto più caldo, il logo che si può togliere, la temperatura, e qui avremo tutte le immagini che sono state memorizzate. Sono fruibili, si possono anche zoomare e avremo così l'archivio di tutte le registrazioni termiche che abbiamo effettuato. Perfetto, siamo a fine video, vi ho dato qualche spunto, vi ho fatto vedere qualcosina. Termocamera che terrò con me nel furgone, magari capiterà spesso che la uso, magari farò qualche post su Instagram per aggiornarvi di che cosa sono riuscito a catturare in giro con la termocamera, perché è un prodotto, come avete visto, molto versatile. Quanto costa? La vende direttamente la ICMicro, ufficialmente su Amazon. Chiaramente potete comprarla come privato, ma anche come azienda su Amazon Business, avendo quindi la fattura e poter scaricare il prodotto.
prodotto. Costa 199 euro, è già un ottimo prezzo. C'è ancora in questo periodo un coupon del 10%, quindi ve la portate a casa con praticamente 180 euro, che per un prodotto all-in-one di marca, con un'assistenza alle spalle, con tutto incluso, non dovete aggiungere nient'altro. Secondo me bisogna pensarci un attimino, perché ci potrete fare un sacco di cose. E avere l'assistenza vuol dire avere anche 2 anni di garanzia sulle batterie, 3 sul prodotto e ben 10 sul sensore. Questo è tutto, un bel prodottino, marchio che è una garanzia. Se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì sera, o se passate qua in negozio magari ve la faccio provare con mano. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.